Benvenuti alla 12ª edizione del Sacca Racer Meeting, a Sacca di Colorno sul fiume Po. Questo è uno scafo di nocelli con motore BPM di 8000 cm3 di cilindrata ed una velocità massima di oltre 200 km/h sull'acqua. Numerosi gli esemplari presenti alla manifestazione, come questo Lucini 3 punti con motore Alfa Romeo 2000 di cilindrata di derivazione Alfetta, capace di superare i 170 km/h sull'acqua. Siamo a Sacca di Colorno, in provincia di Parma. Ci troviamo con Riccardo Pierini. Oggi siamo qui, Riccardo, perché? Per le barche storiche, motorizzati per lo più Alfa Romeo, e vedremo girare queste barche d'epoca. Sono barche stupende e è sempre bellissimo, ecco, vederle girare in questa manifestazione. Sono barche che fanno delle manifestazioni importanti per far conoscere al pubblico questo mondo ancora un po' nascosto, ecco, ma che ha un fascino fortissimo. E il sound è qualcosa dei motori di unico, è veramente spettacolare. Quindi, Riccardo, ti lascio per la tua prova e ci vediamo dopo, ok? Bocca al lupo. Grazie. Il Sacca Racer Meeting è una manifestazione dedicata alla passione incontaminata ed al sapore autentico, dove si respira un'atmosfera di amicizia e divertimento fra tutti i partecipanti. Molto bella la definizione pane e salame che gli organizzatori attribuiscono a questo evento, ricordandone la vera essenza. Impressioni a caldo, com'è andata? Bene, bene. Ieri abbiamo avuto qualche problema con l'elica, oggi siamo riusciti a risolvere il problema, abbiamo cambiato l'elica, la barca va veramente bene, le condizioni del tempo sono buone. Osservando un po' anche le altre imbarcazioni, oltre alla tua che già conosciamo, abbiamo visto che insomma, il motore Alfa Romeo è il più gettonato. Sono tutte motorizzate Alfa Romeo. Sì. Tranne qualcuna appunto che ha qualche motore BPM, ma principalmente alte cilindrate e altre categorie. Sì. Sappiamo che l'Autodelta provava i motori prima sulle barche per poi portarli sulle auto. Allora c'è da dire che Alfa Romeo è sempre stato un motore affidabile, sì. È sempre stato un motore comunque prestazionale. Qui abbiamo il tuo Alfetta, un Twin Spark, un 6C 2005, esatto. Le che è meraviglioso. Sono presenti tutti oggi. Sì, devo dire che a parte manca un busso forse, un 6 cilindri esatto. Busso, però per il resto abbiamo fatto tutta la gamma Alfa Romeo. Esatto. Ultima curiosità, insomma, vedendoti girare abbiamo notato come il fiume cambia di minuto in minuto. Esatto. Abbiamo visto anche delle differenze. C'è un cambiamento durante la gara, c'è un cambiamento durante la giornata.
c'è un discorso di acqua anche che sia pulita, perché purtroppo non sempre l'acqua è pulita e quindi non ci sono le condizioni di poter scendere. Poi comunque eravamo in tanti oggi e nelle curve, ecco, c'è sempre un po' la difficoltà di impostare bene la curva, di stare attenti agli altri e comunque il movimento dell'acqua. Sei stato gentilissimo, grazie per averci portato insomma con te in questo viaggio. Ci troviamo qui con Angelo Cocozza, fresco vincitore della categoria Racer 2000 al Raid Internazionale Pavia Venezia. Angelo, grazie per questa opportunità e complimenti per la tua recente vittoria. Questo è un Racer 2000 motorizzato Twin Spark del 99, un Lucini, costruttore Lucini. Motore che mi spiegavi di un Alfa 164. Di un Alfa 164, okay, esatto. Perfetto, Alfa 164. E la barca era nata con la capsula che era chiusa e poi per fare Raid Pavia Venezia, siccome con la capsula c'era bisogno dell'elicottero, non c'era il budget per l'elicottero, abbiamo deciso di aprirla e farla aperta in modo che non servisse più l'elicottero, esatto, tutte quelle menate lì. E quest'anno fortunatamente sono riuscito a vincere la categoria. Ecco, oltre alla soddisfazione di aver vinto una competizione così importante, quanto è faticoso, quanto è... Allora, il raid ci va 80% di fortuna, secondo me 20% di bravura, perché ti può succedere di tutto. Certo. Cioè, a me personalmente è successo di tutto quest'anno. La domenica le verifiche, si è crepato un serbatoio, l'ho portato a saldare di corsa, nonostante l'avessimo saldato che è scoppiato ancora in gara e sono rimasto, potevo fare molto meglio nella classifica generale, tanta soddisfazione per la categoria, perché certo, vincere la categoria sono stato contentissimo, ma diciamo infastidito un po' il fatto che ho perso quei 28 minuti lì, ho fatto 29esimo nella generale, se no esatto, ero nei primi 7. Abbiamo Mauro Balzarini. Mauro, piacere. E Mauro, vuoi raccontarci un po' questo splendido, insomma, capolavoro? Ci siamo fermati da te perché la tua barca è proprio bella. Ah, grazie. È proprio, colpisce il design, il colore, la livrea e colpisce la meccanica. Ce la vuoi raccontare un po'? Sì, questa è una barca sempre dei cantieri Lucini Frigerio. Ok. È una barca particolare rispetto alle altre classiche rotonde davanti per il fatto che, se vedete, i famosi cornini. Infatti, alle due punte. Esatto. È una barca del 1975, ok, che vabbè, dopo tanti Raid Pavia Venezia, dopo tante cose, è finita in Inghilterra. Sapevo che la vendevano, sono andato a recuperarla in Inghilterra, tutta smontata perché hanno cercato di rifargli la coperta, però poi hanno lasciato lì la barca, quindi io sono andato a prenderla. Ovviamente io avendo un'officina meccanica e occupandomi anche di queste barche qua, curata proprio in particolare per me, coperta in mogano. E 2019 febbraio, Inghilterra, è arrivata il giorno del mio compleanno, il 12 febbraio, smontata. Ti sei fatto il regalo? E l'ho fatta in tempo record. Io al raduno di Pavia, che era a maggio, sono andato in acqua con questo, ho fatto il battesimo, poi ho continuato a lavorarci sopra con i vari motori, con le varie cose, esatto, motorizzazioni. Questa è una barca che addirittura nel 75 ha fatto un record di velocità col GTAM, con Franco cantando, montava GTM, ci sono le foto anche nel sito 3 Point Roleplay, certo, che è l'archivio dei Racer Story, che dentro bordo corsa trovate tutto di ogni barca, dall'A alla Z. E ovviamente non ho fatto un motore GTM perché adesso ha dei costi veramente, un GTM originale, dei costi importanti, però ho un bel R3 da quasi 200 cavalli che la dice fatto suo, insomma.
Bene, bene, bellissima, curatissima in ogni dettaglio anche lei, una gran bella barca che mi raccontavi che hai portato a casa anche diversi successi sportivi. Per Via Venezia nel 2021, ho fatto un secondo di classe, un sesto assoluto. Complimenti. Grazie. E poi vabbè, solite manifestazioni, ancora Rai per Via Venezia, Ok. così via. Ormai abbiamo questo. Quindi anche a caldo, l'ultima domanda. Com'è guidare una giocattolino del È genere? una cosa bella, molto bella. Da spiegare è difficile, nel senso Va provata. Va provata. Va provata. Grande. Va provata e poi quando prendi un po' di confidenza devi dargli del gas. Quando gli dai del gas è bellissimo. Grazie Mauro. Grazie a voi. Ciao ragazzi.